Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, anche Luna in Vergine o Venere in Vergine. Vediamo quali sono le energie per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Questo è un video atemporale, senza tempo, valido dal momento in cui lo apri. Ok? Allora, chiediamo agli spiriti le energie per te. Vergine. Quali energie ci sono per te? Prossime ore, prossimi giorni. C'hai tante cose da fare, vedo. Tante faccende. Questa carta mi sta raccontando che ci sono tante cose da fare, tante cose da sistemare. Ti posso vedere affaccendato, fare più cose contemporaneamente. Un po' 2 denari, un po' 8 denari o 2 denari insieme, no? E ti posso vedere che ci saranno tante cose da fare, oppure tanti pensieri che possono affollare la mente su cose da sistemare, cose da fare. E qua abbiamo, si è girata da sola, eliminare la negatività. Liberati dalla negatività del tuo interiore e di quello che ti circonda. Allora, queste due carte mi stanno dicendo che magari puoi avere delle cose da fare, tanto da fare, e la mente prende un po' il sopravvento, no? Nel farti essere sempre performante in un certo modo. Sono potente perché sono paziente, le cose si fanno una alla volta. Si possono fare più cose contemporaneamente, ma con calma. Quella è la negatività che vedo in base a queste carte, non è negatività in senso stretto, è devo fare questo, se non lo faccio bene, oddio, mi viene l'ansia, cioè un po' così vedo, mi stanno descrivendo questa situazione qui. Magari ci sono anche delle persone o circostanze che ti... è come se ti rispecchiassi in delle circostanze o persone che ti possono un po' tirare giù l'energia. Ma come vi insegno sempre, non ci sono mai appunto persone o circostanze che ti tirano giù. Certo, quando stiamo in un campo unificato, un'egregora di pensieri ossessivi, pensieri limitanti, eccetera, noi non siamo esenti, no? Dipende quanto è alta la nostra apertura di cuore. Allora, qua dice proposito di vita divino, confida nei segnali e nella tua propria guida interiore che ti porteranno a uno stato di soddisfazione. Allora, mi hanno già raccontato la scena qua, ti vedo con 1000 cose da fare, 100.000 cose da fare, a un certo punto ti liberi da una certa mentalità, un certo modo di pensare e quella cosa ti dà uno stato di soddisfazione enorme, cioè fai qualcosa, succede qualcosa che ti libera da un caos, da un caos. Vediamo un po', perché è come se confidassi nei segnali e nella guida interiore. La guida interiore ti parla attraverso i segnali che hai. Questo stesso video è un segnale che dovevi sentire adesso, eh? Vediamo quali sono le energie per te, prossime ore, prossimi giorni. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vergine, eccola, ecco da una. 4 di bastoni, vedo celebrazione. Eh sì, allora. 10 di spade, re di coppe, 8 di bastoni. Fammi mettere un'altra e ti dico. Il re di bastoni. Allora, 10 di spade mi parla di una tappa molto dolorosa, o che stai vivendo in questo momento o che è già successa. Io ti dico che tu, per una... Qua vedo celebrazione, festeggiamento, è come se si fosse chiusa una tappa di una stabilità che non era più conforme al tuo procedere animico. E adesso ti vedo riprenderti a tutto tondo. Allora, vedo che hai aspettato comunicazioni, hai aspettato una certa energia che si sbloccasse e questa energia si sblocca. Vedo che il tuo potere personale riprende in pieno, vedo delle persone, vedo anche qualcuno, magari può essere, io vedo che qua c'è una persona per te importante, una persona a cui vuoi bene, non necessariamente una persona di interesse, ma una persona che ha potuto avere tante cose da fare, come diceva anche questa carta qui, una persona che ha maturato una certa maturità appunto emotiva e ti parla
perché si è ripresa a livello emozionale. Ha vissuto un dolore forte questa persona, magari è un tuo amico o una persona cara, ha vissuto un dolore forte, ti parla, si riprende a livello energetico e questa esperienza gli ha insegnato tanto. E questo è un messaggio per alcune di voi, Messaggio per alcuni di voi. Se voi invece state vivendo questo, avete vissuto questo, vedo che l'energia si sblocca laddove era bloccata per un dolore che doveva essere processato. Vedo dinamismo, vedo le capacità di... laddove praticamente hai percepito un abbassamento di energia per delle questioni che non sono andate, per una rottura, per una chiusura necessaria, con una vecchia stabilità o un vecchio modo di qualcosa che è successo che ti dava stabilità ma che non era più quella cosa lì, funzionale per il tuo percorso. Qua ti vedo con capacità di visione, di leadership, orientata, orientato a fare, a avere coraggio, a dire le cose, motivata o motivato da una maturità emozionale raggiunta. Vieni seguito per le tue, per il tuo carisma, va bene? Vediamo quali sono le energie ancora, che energie ci sono e ti liberi anche da persone negative, mi dicono. Ripeto, non esistono persone negative, da persone che sono state veicolo di certune negatività, magari anche in casa, Quali altre energie ci sono per te? E qua hai le idee chiare, re di spade, 10 di denari, re di spade, metti chiarezza anche in famiglia, vedo. Chiarezza in famiglia, fai dei chiarimenti in famiglia, sarai assertiva o assertivo, e raggiungi una maturità più elevata e anche una stabilità più elevata rispetto a quella che si è conclusa recentemente, vedo qui. Quella che credevi stabile. Qualcosa doveva accadere, è accaduto qualcosa affinché si radicasse ancora di più la stabilità. Asso di coppe, ti vedo tornare felice, ti vedo felice con l'asso di coppe e l'imperatore. Alcuni di voi che hanno avuto discussioni in famiglia o con un partner, con una persona a cui volevano bene, io vedo che ritorna stabilità qua, mi dicono, ritorna stabilità, ordine, centratura, si rimettono a posto delle cose in famiglia che portano, magari ci sono state discussioni con l'autorità in famiglia o questioni riguardanti l'autorità. Io vedo che qua c'è una rinascita emotiva per te che ti porta molta gioia. E anche una persona, anche di famiglia magari, o una persona che mette pace in famiglia, vedo anche questo, e questo porta a te molta felicità. Sì, o anche sul lavoro potrebbe essere questa cosa, Potrebbe essere sul lavoro una chiarezza che arriva sul lavoro che porta maggiore stabilità, perché la stabilità che c'era prima non era più funzionale al tuo scopo divino, perché non era veramente stabile, mi dicono. Che cos'altro arriva per te, prossime ore, prossimi giorni? Eccola. La giustizia, appunto, si sistemano le cose, come ti ho detto, stabilità, lavoro e famiglia. La giustizia mi parla anche di sistemare contratti, sistemare o nuovi accordi, laddove hai percepito ingiustizia riguardante la casa, per esempio, o un'eredità di casa o di affitto, non lo so. Ricevi giustizia, mi dicono, ricevi giustizia. Qua abbiamo gli amanti e anche in amore. Anche in amore, c'è l'asso di coppe, l'amante di giustizia. Qua arriva un nuovo amore per te destinato, Alcuni di voi è un nuovo amore per te destinato. O un amore a te destinato. Sì, o il rinnovo di una relazione destinata. 6 di coppe, per alcuni di voi è una riconciliazione destinata. Che ha grande potenziale qua, o è un nuovo amore a te destinato che ti fa sentire finalmente gioia. Qua può essere anche una convivenza andata male, e qua c'è qualcosa di nuovo. Vediamo quali altre sono le energie per te, prossime ore, prossimi giorni. 2 di bastoni, apertura di cammino, nuove prospettive. Il mago, io vedo che tu con la tua capacità di plasmare la realtà a mezzo della tua volontà
crei qualcosa di stupefacente. Allora qua prenderai delle decisioni che cambieranno completamente la tua realtà fenomenica, cioè la tua realtà visiva. Prenderai decisioni conformi a una eh, un'intuizione, sei capace di plasmare la realtà, capace di plasmare la realtà. E qua io vedo anche che c'è proprio l'entrata di questa persona, con la quale veramente si può plasmare la realtà. Vedo questa persona piena di coraggio, di entusiasmo e anche delle scelte che farai. Io qua vedo delle scelte giuste, fatte dal cuore, che portano allegria, entusiasmo e bellezza. E la regina di coppe mi parla di guarigione, tutto quello che stavi aspettando è una guarigione emotiva. La guarigione emotiva che stavi aspettando arriva anche con l'ingresso di una persona. Qua mi parlano di più cose, non solo dell'amore, mi parlano di più cose. Abbiamo re e regina di coppe. Allora, laddove c'è stata una frattura con qualcuno, una sensazione di tristezza, una chiusura con qualcuno, qua c'è il rinnovo assoluto di una relazione o l'amore, c'è una partner qua, una partnership dove ci sono sentimenti condivisi, profondità animica, riconciliazione, si eliminano le energie negative, anche le persone intorno a te di casa che non portano bene, diciamo, se questo era il tuo caso. Per alcuni di voi è importante quello che vi sto dicendo adesso rispetto alle persone in casa, in famiglia. Sì, che cos'altro abbiamo prossime ore, prossimi giorni? Qua c'è il diavolone, però vediamo cosa viene vicino al diavolo. La ruota della fortuna. Mm. Ah, ecco, il 7 di spade. Qua mi hanno raccontato di un tradimento, o sia a livello personale. Allora, il diavolo, ruota della fortuna, 7 di spade. Allora, se una persona ti ha tradito, o se una persona, gli eventi, allora, se è successo qualcosa improvvisamente, dove si è messo in mezzo il diavolo, no? Le energie un po' più ctonie, sotterranee, attaccamenti, paure, resistenze, quello che è successo in merito a una questione di tradimento che puoi aver vissuto, o in famiglia, o con una persona di interesse, o con una persona a cui vuoi bene, o che volevi bene, insomma, quello che è successo perché doveva succedere per forza, mi dice la ruota della fortuna. Doveva succedere perché? Affinché tu facessi un tipo di esperienza emozionale. Doveva succedere per forza, mi dicono, affinché tu superassi paure, resistenze e attaccamenti legati all'amore vero. Sì. E quindi che cos'altro abbiamo per te? 4 di coppe, tu proprio scarti la persona che non... cioè tu sai riconoscere adesso chi veramente ti può stare a fianco, questo è il senso. 4 di coppe, scarti, proprio scarti ciò che non fa per te. L'eremita, perché hai fatto un grande lavoro interiore grazie a questa esperienza, mi stanno raccontando, che ti fa seguire solo la voce interiore, proprio come ti dice questa carta, non era questa che lo diceva. Confida nei segnali nella tua guida interiore che ti portano a essere soddisfatta o soddisfatto del tuo lavoro. Alcuni di voi scarteranno una persona e si sentiranno soddisfatti di questo, perché si apre il cuore a qualcosa di meraviglioso. Qualcosa di... Guarda, qua abbiamo il 6 di bastoni. Il 6 di bastoni vi parla di esito, di riuscita, di vittoria. Il paggio di denari, imperatrice. Cioè, allora, il 5 di bastoni della competizione. Però qua mi stanno dicendo che prossimi giorni riceverai riconoscimenti nell'ambito lavorativo che ti faranno espandere. Anche una nuova opportunità che ti fa espandere, qua vedo. E qua mi stanno parlando anche del lavoro, della vita pratica, dove metti attenzione, no? Qualcosa che ti fa espandere. Successo, riconoscimento, gioia, è una bellissima lettura questa. E non devi compararti con nessuno, 5 di bastoni, cioè se hai avuto delle frizioni nell'ambito pratico lavorativo era perché stavano testando le tue armi spirituali. Anche un tradimento in ambito lavorativo potrebbe essere, o situazioni confuse. No, no, tu capisci il tuo valore qua. Capisci il tuo valore, ti allontani da energie tossiche per te, che sono energie che ti possono tirare giù, perché riscopri il tuo valore e puoi fare qualsiasi cosa. E qua ci sono dei riconoscimenti pubblici, ripeto, 6 di bastoni, esito e vittoria, vieni visto nell'ambito pratico, nell'ambito lavorativo. E c'è un'opportunità importante qua, e questa opportunità ti vede per il tuo valore. D'accordo? Fortissima questa lettura. Se ci sono stati problemi in ambito lavorativo, qua c'è una rimonta a 360 gradi, Wow.
Vediamo cosa hanno da dirti questi oracoli, cioè gli spiriti a mezzo di questi oracoli. Semplificati la vita. La vita è destinata a essere semplice e facile, non lasciare che le energie superficiali ti distraggano dalla tua vera essenza. La semplicità e la purezza eleveranno il tuo spirito. È un po' la conferma di questa energia qua, no? Che è più un'energia mentale. Semplifica le cose, ti dicono, e sono molto più facili di quanto potremmo pensare. Semplificati la vita nelle prossime ore, prossimi giorni, cioè falla semplice la cosa. Non pensare, arzigogolare, no, no, no. Cose semplici, prenditi il caffè, prenditi il tè, fai le cose con calma, cioè, ok? E poi fallo a modo tuo, fallo a modo tuo. L'imperatrice vince perché fa le cose a modo suo. Non si confronta, 5 di bastoni, non si mette in competizione. Perché non regge nessuna competizione, gli altri non reggono la competizione con l'imperatrice. Cioè, quando sei nella tua essenza, fallo a modo tuo. Sei nata per essere una forza della natura, scusami, selvaggia e libera o libero. Sei qui per costruire dei mondi nuovi e migliori, permettiti di farlo. Permettiti di farlo. Il numero 3 in questi giorni è il tuo numero di manifestazione, 3, 333, 303, 33. Fallo a modo tuo. Non ti fare problemi, non ti fare influenzare, fallo a modo tuo. Va bene? Ok. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli della magia. Nostalgia. Centrati nel qui ed ora. Potresti avere un po' di nostalgia, ma gli spiriti ti stanno dicendo: viviti quella dolce nostalgia del passato, delle memorie, come delle immagini autopotenzianti per te. Ripeto, se tu stai facendo uno yoga sciamanico con me, allora sai già come si fa. Sotto all'info box trovi la pratica di 21 giorni profetica. Ti dice centrati nel qui ed ora, come ti ho detto qua, no? Tranquilla, prendi il caffè, prenditi il tè, fai le cose a modo tuo. Sono potente perché sono paziente. Cioè, guarda, il 33 di nuovo, te l'ho appena detto, 333, avrai conferma di questa lettura. Cos'altro? E poi circondati di amore. Qua ti vedo circondarti proprio di persone vere, di persone che hanno un'autenticità che ti permette di essere nella tua vera essenza. Ti vedo circondarti proprio di persone, di amore. E i gatti, se tu hai dei gatti o hai un gatto, ti daranno conferma di questa lettura, è la tua intuizione. O se vedi dei gatti per strada, online, ti daranno conferma di questo. Ok? Ti vedo proprio alleggerirti da pesantezze qua. Sì. Vediamo cosa ti dicono le carte, gli spiriti a mezzo delle carte delle fate. E sta avvenendo una guarigione emotiva, te l'ho detto anche prima. Quando il tuo cuore guarirà dall'antico dolore emotivo, riceverai nuove benedizioni e amore. È già in atto questa guarigione emotiva, lo sottoscrivo, è già in atto. E il tuo colore di prossimi giorni è il verde. E il verde e il viola. Verde e viola, quarto e sesto chakra. Verde e viola. Va bene? Cos'altro? Il potere dei fiori, di nuovo sulla guarigione. Trascorri il tempo con i fiori e le loro essenze per aumentare il tuo potere di guarigione. Se stai vicino ai fiori in questi giorni, le mie parole entreranno dentro ancora di più, perché mi parla di nuovo i fiori sono lo sbocciare, no? La resilienza di un fiore, la forza di un fiore e la bellezza dell'autenticità e della purezza di un fiore è quello che sei tu. E i fiori ti riporteranno a queste parole, a questa consapevolezza. Ok? Vediamo cosa ti dice adesso l'oracolo dello sciamano. Rendi tutto ciò che fai sacro. Il sacrificio, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. Se tu ti dai a tutto ciò che stai facendo in modo sacro, cioè perché
è tutto già sacro, è tutto già spirito, ma nella misura in cui tu prendi consapevolezza che tutto ciò che fai è per lo spirito, è per la grande madre e, e nient'altro, allora la bellezza circonderà, sarà la tua aurea. Il sacrificio, rendi sacro tutto ciò che fai, datti, sacrum facere, mi do a cosa? Alla mia vera essenza. Allora farai le cose con calma, farai le cose con magari cosa significa il darsi? Anche se stai prendendo una tazza di acqua e limone caldo o di tisana, no? Concentrati su su quella tisana è sacra, datti a quella tisana. Ogni sorso, fai questo, noi lo facciamo molto nella cerimonia del tè wabi sabi. Quando prendiamo il tè, contempla il vuoto della tazza e ad ogni sorso, perché tutto è vuoto, tutto è, che non significa nulla, è la vacuità come la intendono i buddisti, no? Allora ogni sorso che fai questa pratica è potentissima. Tu stai offrendo allo spirito una credenza limitante. Ogni sorso che fai, pensa a quale credenza vuoi offrire allo spirito, ogni sorso che fai, concentrati sul vuoto della tazza che diminuisce sempre di più il liquido, no? L'acqua. Allora, quando avrai finito la tisana, tu avrai eliminato un po' di credenze negative. È una pratica stupenda, stupenda. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!